Bentornati o benvenuti se siete nuovi. Oggi esploreremo un astro che da millenni affascina e influenza il nostro mondo, la Luna. Vedremo come questo corpo celeste non sia solo un compagno notturno, ma un potente simbolo carico di significati esoterici. Attraverso un viaggio che spazierà dalle antiche mitologie alle interpretazioni alchemiche e al simbolismo dei tarocchi, scopriremo le molteplici sfaccettature della Luna, la sua connessione con l'intuizione, i cicli vitali, il femminile, l'occulto e persino la morte e la rigenerazione. Preparatevi a un'analisi approfondita che vi svelerà il ruolo cruciale della Luna nel pensiero esoterico e come la sua simbologia si manifesta in diverse tradizioni e discipline. Mettetevi comodi, inizia ora, esplorando i misteri della Luna, simboli, storie e rivelazioni celesti. La Luna, eterna compagna notturna del nostro cielo, ha stregato l'umanità con la sua luce argentea e il suo mistero millenario. Simbolo di intuizione, cicli vitali e connessioni cosmiche, la Luna si erge come un faro nel buio del cielo, ispirando riflessioni profonde sulla natura della vita e della consapevolezza. In questo breve viaggio attraverso la simbologia lunare, esploreremo le sue molteplici sfaccettature, immergendoci nel suo fascino intramontabile. Alla fine di questo intrigante viaggio lunare, vi prometto un'inaspettata rivelazione che lascerà senza parole e porterà la vostra comprensione della Luna a un livello completamente nuovo. Una scoperta sorprendente e affascinante vi attende. Restate con noi, perché quello che sveleremo potrebbe cambiare per sempre la vostra percezione della Luna e del suo impatto sulla nostra esistenza. Lo studio semiotico di un simbolo, analizzando i suoi elementi morfologici, molte volte comporta il rischio di distruggerlo, poiché diversi valori possono coesistere all'interno di un simbolo. Per questo motivo è un'interpretazione religiosa o filosofica specifica che gli conferisce veramente un senso e lo trasforma in un tutto. Nel nostro caso odierno, con la Luna, gli aspetti simbolici principali, come l'intuizione come metafora dell'inconscio e le sue fasi come metafora dei cicli vitali e della rigenerazione, hanno tessuto una rete immensa, creando infinite simmetrie, analogie e interpretazioni. Non è sempre facile raggiungere il centro di una rete simile. Spesso emergono nuclei secondari che possono sembrare i più antichi o i più importanti. In questo modo, nel simbolismo lunare, ci troviamo di fronte a una carica molto complessa, in cui possiamo evidenziare elementi come l'inconscio, le acque, il femminile, la morte, la rigenerazione e l'occulto. Diverse mitologie si ergono intorno a questi elementi intrinseci al simbolismo lunare. È quindi necessario chiarire, prima di iniziare, che la Luna si collega alle sue norme simboliche un gran numero di realtà e destini, ed è per questo che il simbolismo lunare è così ampio e complesso. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Il filosofo romano Cicerone scrisse quanto segue: «Ogni mese la Luna compie la stessa corsa del Sole in un anno, e la sua influenza contribuisce in gran parte alla maturazione delle piante e alla crescita di esse». Il commento di questo filosofo contribuisce a spiegare il ruolo significativo che le divinità lunari hanno avuto nell'antichità, come Nana, Hathor, Selene, Artemide, Ishtar e molte altre. Diversi popoli hanno percepito la relazione tra la Luna e le maree, così come tra la Luna e le piogge. Quest'ultima relazione è stata confermata recentemente dalla scienza. La gravità della Luna influisce sull'atmosfera terrestre e a sua volta la pressione atmosferica influenza le piogge. Quando la Luna è in una posizione più elevata, le precipitazioni sono minori. Altrettanto notevole è la peculiare relazione tra i cicli lunari e la vita umana. Questo si manifesta soprattutto nel ciclo fisiologico della donna. Come è noto, molti scienziati hanno teorizzato che la vita animale abbia avuto origine in mare, stabilendo possibilmente un ritmo di cicli vitali lungo milioni di anni.
un ritmo che naturalmente includeva l'influenza della luna sulle maree. Un altro fattore essenziale del perché della simbologia lunare è correlato alla apparente modifica della sua forma attraverso le fasi che generano l'illusione visiva di cambiamenti ciclici. È molto probabile che, a causa della relazione della luna con i cicli della donna, sia stata spesso identificata con divinità femminili, aggiungendo inoltre ai suoi aspetti simbolici connessioni con il concetto di fertilità e formando la coppia perfetta per le divinità solari, che erano per lo più maschili. Fin dalla più remota antichità non manca la prima rappresentazione dell'irogamia dell'archetipo del matrimonio alchemico tra il Sole e la Luna. Oggi si riconosce che i cicli lunari sono stati utilizzati prima dei cicli solari per misurare il tempo, poiché i mesi lunari erano facili da misurare attraverso le fasi della Luna. Successivamente si perfezionarono nei calendari lunisolari, dove questi mesi venivano utilizzati per misurare l'anno solare. La croce formata dai solstizi e dagli equinozi può anche trovare corrispondenze con il mistero della resurrezione solare, poiché si manifesta in primavera dopo l'inverno o nel sole dopo la notte. La luna nuova e la crescente possono essere osservate anche sulla luna, il che fornisce una connessione e conferma l'armonia con il mito della creazione e ricreazione periodica dell'universo. Forse è questo che ha conferito alla luna un ruolo simbolico come regolatrice, emergendo presto come mediatrice tra la terra e il cielo. Così vediamo che la luna non solo misura e determina periodi, ma li unifica anche attraverso la sua azione. Ciò ci porta a come si raggruppano attorno alla sua figura simbolica le immagini delle acque, attraverso le maree e le piogge, della notte e della fertilità della terra, nonché della fecondità della donna. Non meno importante è la rappresentazione simbolica dei cicli vitali, poiché è un elemento simbolico che non rimane immutabile, ma subisce modifiche sotto forma di cerchi e fasi. Ora, molti di voi stanno probabilmente pensando: beh, niente rimane immutabile, tutto cambia ciclicamente, il che è corretto. Tuttavia, nel caso della Luna, questo processo poteva essere seguito chiaramente dall'occhio umano in brevi periodi di tempo grazie alle sue fasi. Queste fasi, per analogia, non solo sono state paragonate alle stagioni annuali, ma anche alle età umane, determinando una maggiore vicinanza della Luna al mondo biologico, da cui scaturisce la credenza mitica in alcuni. Le antiche culture, durante la fase di occultamento della Luna, associavano questa fase a quella della morte, con la conseguente idea in alcuni culti che i defunti andassero sulla Luna. Inoltre, alcune tradizioni che ammettevano la reincarnazione sostenevano che le anime provenissero dalla Luna dopo un processo di rigenerazione spirituale. A proposito di ciò, lo studioso di storia delle religioni Mircea Eliade scrive quanto segue. La morte non è quindi un'estinzione, ma una modifica temporanea del piano vitale. Per 3 notti la Luna scompare dal cielo, ma al 4º giorno rinasce. L'idea del viaggio verso la Luna dopo la morte è ancora conservata in alcune culture orientali. Il pitagorismo ha dato un nuovo impulso alla teoria astrale, le isole dei Beati e tutta la geografia mitica si è proiettata su piani celesti, come il Sole, la Luna e la Via Lattea. In questa formula tardiva non è difficile scoprire un ruolo ricorrente. La Luna come il paese dei morti, come l'astro della morte, ma non come una destinazione definitiva, bensì come un recipiente dove le anime si rigeneravano. Lo spazio lunare non era altro che una tappa dell'ascensione, e naturalmente c'erano anche altre tappe come il Sole, la Via Lattea, il cerchio supremo, eccetera. Questa è una ragione per cui la Luna precede la formazione degli organismi, ma anche la loro disintegrazione era al centro di queste teorie, le cui funzioni consistevano nel riassorbire le forme e ricrearle. Solo ciò che è oltre la Luna o sopra di essa trascende il divenire. Per questo motivo, secondo Plutarco, le anime dei giusti si purificavano sulla Luna, mentre il loro corpo tornava alla Terra e il loro spirito al Sole. Scrivimi nei commenti se conoscevi già questi aspetti lunari e se credi in tutte le sue influenze di cui si conoscono gli effetti sul nostro pianeta. Mi piacerebbe ampliare questo argomento, dunque, se conosci altre teorie fammelo sapere. Ora, a causa di queste teorie, che definiscono la condizione lunare, è stata paragonata alla donna. Maria, ad esempio,
è spesso rappresentata sulla Luna per esprimere la relazione tra l'eterno e ciò che è mutevole e transitorio. Reneganon affermava che nella sfera della Luna le forme si dissolvevano e gli stati superiori e inferiori si disancoravano. Da qui il duplice ruolo della Luna come Selene e come Ecate, ovvero come celestiale e infernale. Nell'antichità tardo-romana e nel paganesimo medievale, Diana era considerata una divinità tripla, dove Selene ed Ecate si fondono in lei. Questo probabilmente è dovuto al fatto che i filosofi neoplatonici dell'antichità tarda univano diverse divinità greche in una serie di monadi che contenevano trinità. In questo sistema, per esempio, Porfirio considerava Diana come uno dei principali livelli delle divinità animate della vita, rivelando aspetti segreti della tradizione orfica. Assicurava che Diana presiedesse a tutta la generazione della natura e fosse la levatrice dei principi produttivi fisici, distribuendo persino il potere prolifico di Dioniso alle nature sotterranee. Sappiamo che nei misteri dell'antichità la Luna era la porta attraverso la quale l'iniziato poteva visualizzare la propria mente e accedere alle emozioni inconsce. Pertanto, la Luna è un simbolo di mistero, potere occulto e illuminazione interiore in queste cosmogonie di ordinamento cosmico. In questo tipo di cosmogonie, la Luna è considerata in certo modo come una versione in miniatura del Sole, un Sole personale per la Terra. Se il Sole vitalizza e ordina l'intero sistema planetario, la Luna agisce solo sulla Terra e per il suo carattere passivo nel ricevere e riflettere la luce solare è identificata all'interno del principio duale come il femminile. Nella simbologia esoterica, la Luna è anche associata all'uovo del mondo, alla matrice e all'arca. Il satellite è considerato la guida del lato oscuro della natura, rappresentando la controparte del Sole, ovvero l'opposto alla vita manifestata e all'attività ardente. Il lato oscuro della Luna simboleggia l'aspetto nascosto e i processi invisibili della natura. Nell'antico Egitto, la divinità della Luna era Honshu, conosciuta dagli antichi egiziani come il viaggiatore, il bruciante e il difensore. Si credeva che Honshu lavorasse insieme a Thoth nel marchiare il passare del tempo ed era considerato una forza molto importante nella creazione di nuova vita. Honshu era visto come un simbolo di vitalità e rigenerazione. Si credeva che questa divinità, che brillava nel cielo notturno, rendesse il bestiame fertile e le donne concepissero. Gli astrologi dell'antichità attribuivano grande importanza ai due punti di intersezione dell'orbita lunare con l'eclittica, chiamati nodi lunari o punti del dragone lunare, rappresentando la coda e la testa di ciò che chiamavano il dragone lunare. Il nodo ascendente corrispondeva alla testa del drago e quello discendente alla coda. Questi due punti erano così importanti perché giocavano un ruolo essenziale nella compilazione degli oroscopi, ma anche nell'antica astronomia venivano utilizzati per la correzione dei calendari e soprattutto per calcolare le eclissi. Ora ti svelerò a quale metallo prezioso è associata la Luna e a quali benefici porta ancora nei giorni nostri. Ma prima, se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale e, se il video ti sta piacendo, lasciami un bel like. Nell'alchimia, la Luna è associata all'argento e rappresenta il principio volatile, il femminile e, naturalmente, la molteplicità attraverso la frammentazione delle sue fasi. In effetti, il Sole e la Luna costituiscono la base del simbolismo alchemico. Gli alchimisti affermavano di utilizzare le proprietà antibatteriche dell'argento per curare ferite e infezioni e combattere contro le infezioni e l'infiammazione. Esistono manoscritti che descrivono anche processi in cui l'argento veniva utilizzato per migliorare la circolazione, bilanciare gli ormoni e ritardare le malattie cerebrali degenerative. Di fatto, l'argento è stato considerato un metallo puro sin dai tempi antichi ed è stato presente nelle pratiche magiche fin dai tempi conosciuti. Esiste una credenza ancestrale che l'argento possa essere utilizzato per respingere e uccidere demoni e spiriti maligni, il che è molto interessante se tradotto al piano psicologico. Nell'Alto Medioevo, l'acqua santa veniva conservata in recipienti d'argento. Nell'alchimia medievale, la luna e l'argento in generale sono stati usati come metafora della saggezza interiore.
Per l'alchimista era attraverso la luce che la luna rifletteva dal sole che si trovavano le risposte ai misteri della vita e si diventava uno con la propria anima immortale. Quindi la luna alchemica incorporava diversi valori filosofici, tra cui il concetto che la crescita è sottile passo dopo passo, o meglio fase dopo fase, e che il vero significato si rivela imparando ad apprezzare i misteri e la bellezza della vita. Uno dei componenti più significativi nella simbologia della luna è la sua naturale associazione con la notte, che simbolicamente rappresenta ciò che è nascosto, inconscio e ambivalente. In altre parole, i processi vitali invisibili. Per questo motivo, la luna è anche associata all'immaginazione e alla fantasia. Curiosamente, ci sono anche oggetti che sono considerati simbolicamente legati alla luna, generalmente dotati di qualità passive e rifrattive, come ad esempio gli specchi. Nell'esoterismo, i concetti dietro l'uso simbolico della luna sono così importanti che è stata ritratta nel 18° arcano maggiore dei tarocchi. Nella forma classica di questo arcano vediamo una luna piena che domina il cielo notturno, illuminando un sentiero a forma di serpente che si perde tra due pilastri. L'allegoria è presentata quasi nuda nella maggior parte dei mazzi, con lupi e cani che ululano alla luna. Il lupo rappresenta la natura selvaggia, mentre il cane rappresenta la natura domata, una metafora della dualità della natura umana, dove entrambi gli aspetti fanno parte di un tutto. Nelle rappresentazioni più popolari compare un granchio o un'aragosta che emerge sulla riva di uno stagno. Questo crostaceo simboleggia l'evoluzione verso l'illuminazione, l'uscita dalle acque oscure verso la terraferma. Il granchio, come il coleottero egiziano, ha la funzione di consumare ciò che è transitorio, proprio l'elemento volatile dell'alchimia, contribuendo alla rigenerazione morale e fisica. Il sentiero serpeggiante e la riva da cui emerge il granchio combinano i due elementi simbolici che si trovano più frequentemente insieme alla luna, le acque e il serpente. Come ogni oggetto sacro e simbolo, le acque e il serpente raggiungono il paradosso di essere allo stesso tempo se stessi e qualcos'altro, nel nostro caso, la luna. Le due torri che fiancheggiano il sentiero serpeggiante sono chiaramente una rappresentazione della dualità, che insieme alla presenza lunare costituiscono un riferimento tra il conscio e l'inconscio, tra ciò che è manifestato e ciò che è nascosto, e naturalmente tutte le possibilità che si trovano tra questi due poli. Nelle carte più antiche a volte compaiono anche due astronomi che osservano il cielo, e in altre una figura femminile che si sposta in una carrozza per il cielo, a volte con una luna crescente nella mano destra. In generale, la composizione simbolica di questa carta sembrerebbe indicare che la luce della luna rivela l'esistenza di realtà nascoste, di questioni che manifestano la necessità di essere scoperte. La tenue luce della luna rappresenta l'intuizione che serve da guida attraverso le ombre della notte, ovvero attraverso l'interno. Il visionario dovrebbe vedere le cose sotto la luce lunare dell'istinto e della percezione, ma come abbiamo già visto, la luna non simboleggia solo i sogni, l'intuizione e l'inconscio acquoso. Aggiungendo l'allegoria delle sue fasi, che includono la crescita e la diminuzione, si fa riferimento al processo di semina e raccolta, cioè ai cicli naturali. Per avere un'idea più precisa del significato esoterico della luna, vi leggerò un estratto dal libro Tarot Madre Pass del 1998, dove l'esperta di simbologia del tarocco Viking Noble scrive quanto segue. La luna ci insegna che ora l'anima illuminata deve consegnarsi nuovamente alla notte oscura, aprendosi un varco nel labirinto dell'ignoto per raggiungere un nuovo livello di consapevolezza e capacità. La chiamata dell'istinto illumina il cammino verso la perfezione. Bene, per oggi è tutto e se vi ho raccontato qualcosa che non conoscevate ne sono felice. Alla prossima!